Inter Spezia 3-0, buona la prima a San Siro per l'Inter, seconda vittoria in altrettante giornate di campionato, Inter a punteggio pieno, questa volta però Simo avevamo chiesto di vincere una partita più in scioltezza, senza doverci preoccupare così tanto, senza dover gridare all'ultimissimo secondo, come è successo una settimana fa contro il Lecce. L'Inter ci ha dato ascolto in una meravigliosa cornice di pubblico quasi totalmente nerazzurro, ma in un San Siro completamente gremito in questa prima sfida casalinga dell'Inter 22-23. Arriva un 3-0 molto comodo per un Inter che ha gestito bene la partita, che non è partita in maniera clamorosamente brillante magari nei primi minuti, ma una volta trovato il vantaggio con Lautaro Martinez, da lì in poi è stata una gara totalmente condotta in discesa, con le reti poi di Hakan Çalhanoğlu e Joaquin Correa a completare il quadro. 3-0 per l'Inter, seconda vittoria su 2 partite. Simo, a caldo dimmi subito che partita è stata. Ma lo dicevamo nella parte finale della cronaca, è un 3-0 che viene fuori quasi naturale, cioè non è un Inter che deve strafare, anche se avrebbe meritato di fare almeno il doppio dei gol, perché poi di occasioni pesanti ne abbiamo avute almeno ai 5, potevamo arrivarci senza problemi, forse anche 6, però al di là di questo, che rimane un problema che prima o poi bisognerà risolvere, devo dire che è uscito fuori un 3-0 quasi senza accorgerci, secondo me, quindi un Inter che ha saputo anche gestire i momenti della partita. E io sinceramente faccio la firma se per questa stagione queste partite in casa contro squadre di bassa classifica le porti a casa così senza faticare, perché comunque anche risparmiare energie, anche per quei 20 minuti, quella mezz'ora finale, in ste partite qui può risultare alla lunga decisivo. Quindi si dice sempre le grandi squadre devono saper gestire. Ecco, oggi devo dire che l'Inter secondo me ha fatto sia la fase di gestione che però i gol, perché poi 3-0 è un risultato bello rotondo, quindi meglio di così non potevamo chiedere nulla. Assolutamente, assolutamente, sono d'accordo. Prima di parlare di alcuni temi importanti, anzi parliamone subito dei temi più interessanti che sono emersi da questa partita. Diciamo l'Inter che non è partita in maniera clamorosamente brillante, secondo me, dal punto di vista del gioco. La prima grande occasione da gol è quella di Denzel Dumfries con un'occasione veramente clamorosa che non è riuscito a sfruttare a tu per tu contro il... Anzi no, scusami, la prima occasione di Dumfries era stata in area con una sorta di mischia che si è accesa e non siamo riusciti a mettere in porta il pallone. Poi c'è una grande occasione per Lautaro Martinez che da sottoporta non riesce a metterla dentro, quindi finalmente il gol dell'Inter da parte di Lautaro Martinez che nasce da una palla molto interessante di Barella, una trama sicuramente provata e riprovata in allenamento. Barella alza la testa, vede Lukaku, palla alta, sponda di Lukaku per Lautaro Martinez che di prima intenzione batte Drongowski con un mancino da fuori area. Il secondo tempo poi anzi, in chiusura di primo tempo c'è un'occasione enorme di Dumfries, come detto, a tu per tu contro Drongowski, traversa di Romelu Lukaku che va vicino al secondo gol in questa stagione, un'altra occasione per Lautaro Martinez, quindi nel secondo tempo pronti via gol di Çalhanoğlu e l'Inter che gestisce fino alla rete di Correa con cui chiude il conto. Quindi veramente, veramente tante occasioni create dalla nostra Inter. Ti dico un po' una delle cose che mi sono piaciute di più di questa partita, Simo, e poi ne analizziamo anche altre. A me è piaciuta tantissimo la Lula, nel senso che Lukaku non ha fatto una partita clamorosa, si vede che dal punto di vista anche fisico deve ancora maturare la miglior condizione, sicuramente, però la sola presenza di Lukaku rappresenta un pericolo enorme per la retroguardia avversaria. Un gol e un assist in 2 partite sarebbero potuti essere 2 gol considerando quella traversa veramente di pochi centimetri. In generale però io vedo un feeling tra i 2 attaccanti importantissimo, come dicevamo in copertina, in diretta. Vediamo che cosa ci è mancato l'anno scorso, cioè quella giocata semplice, un passaggio, colpo di testa, sbam, gol, senza tanto barocco, diciamo, nella costruzione dell'azione. Abbiamo visto un Inter che va dal sodo, passaggio di Barella, colpo di testa di Lukaku, gol Lautaro Martinez, e avremmo potuto farlo anche in altre occasioni. Questo per me è il vero vantaggio di avere Lautaro Martinez e Lukaku insieme, ma è il vero vantaggio di avere soprattutto Lukaku, secondo me. Assolutamente sì, Lukaku quest'oggi
Non è stato magari brillantissimo, però dicevamo anche in cronaca, se quel colpo di testa in cui prende la traversa va pochi centimetri più in basso, lui chiude una partita normale con un gol e un assist. Quindi avercene di giocatori di questo tipo, e soprattutto hai detto bene, da una parte ho visto tantissime, ma tantissime volte Lukaku dettare la profondità quando la palla era soprattutto di Bastoni ma anche di Skriniar, e questo mette in costante apprensione la difesa, oltre che catalizzare l'attenzione su di lui e permettere a Lautaro di abbassarsi e ricevere. E poi da solo ha una presenza tale che veramente attira i difensori. C'è stata una palla in profondità nella ripresa di Barella verso Lautaro, dove l'uomo che marcava Lautaro paradossalmente in maniera inspiegabile si è spostato verso Lukaku per Sì. raddoppiare, e Lautaro quasi riceve da solo. Questo per far capire il tipo anche di, come dire, di preoccupazione che mette Romelu nella difesa avversaria. Quindi è una coppia che si è ricreata e credo che ci farà divertire anche quest'anno, nonostante non sia più l'Inter di Conte, ma poco cambia probabilmente. No, sono d'accordo. Altre cose che mi sono piaciute, la risposta di Çalhanoğlu, che nel primo tempo era stato quello un po' più in ombra, criticato forse in maniera un po' troppo affrettata da molti, anche in diretta, pronti via un bel gol, soprattutto approfittando di una buona manovra offensiva dell'Inter, la fiammata di Çalhanoğlu per il 2-0 che indirizza la partita, il valore aggiunto di avere calciatori che hanno anche questo tiro, finalmente, perché troppo spesso, anche stasera è capitato in alcune azioni insistite di non voler mai tirare in porta, ma avere uno stoccatore come Ciala fa la differenza, e lo abbiamo visto anche stasera. Poi bella l'esultanza baciando lo stemma e indicando la curva. Sottolineo anche la prestazione di Dumfries. Qualcuno in chat ha detto migliore in campo, per me migliore in campo no, però è stato sempre un martello pneumatico lì sulla corsia, sempre presente, può fare di più, può migliorare nella finalizzazione, perché quel gol sbagliato di fronte a Drongowski purtroppo è un gol pesante. Tu quale altre note ce la facciamo positive hai visto in questa sfida? Oltre a condividere quello che hai detto, e su Dumfries aggiungo solamente che non è un fenomeno, l'abbiamo capito, però se dà questa costanza e questa presenza in campo continua è un giocatore molto prezioso, perché poi l'importante è che non abbia cali di tensione o che sparisca dal campo. Poi con la fisicità che ha, ancora al 90° va spazio di correre, quindi e fame di correre, quindi questo è molto importante. Io ti aggiungo la cosa che ho notato. Una delle cose che mi è piaciuta di più è stata l'approccio alla partita dei braccetti. Lo Spezia all'inizio con il 3-5-1-1 tendeva a portare Agudelo a uomo su Brozovic, e Nzola, che di fatto doveva girare intorno ai tre centrali, spesso prendeva De Vrij. Di conseguenza le mezze ali, dato che lo Spezia non pressava altissimo all'inizio, quindi non uscivano le mezze ali dello Spezia a prendere i braccetti, spesso erano liberi i nostri braccetti, e Skriniar un sacco di volte ha dato delle rasoiate raso terra per Lautaro e per Lukaku, che sono pericolosissime e saranno secondo me una chiave del gioco di Inzaghi. Bastoni più spesso ha lanciato profondo, ha fatto dei cross che spiovevano in area di rigore. A me sono piaciuti tantissimo, anche se magari non sono stati decisivi in termini proprio di tabellino, però secondo me hanno dato una grande mano Bastoni e Skriniar, e mi piace sempre più questo 3-5-2 di Inzaghi, dove nonostante giochi in Mm. maniera offensiva, il braccetto di difesa è un ruolo chiave. È un po' un paradosso, Sì. ma di fatto è così. Verissimo, verissimo. Abbiamo rivisto anche a tratti quell'attacco a 5 calciatori tutti in linea a ridosso della loro difesa, molto interessante. Mi preme sottolineare anche la prestazione di Barella, un giocatore che secondo me viene troppo spesso messo nel mirino, anche abbastanza ingiustamente. Oggi mi è molto piaciuto sia nel dare il via all'azione che ha sbloccato la partita, sia nell'intensità che ci ha messo per tutto l'incontro. Al 90° minuto ha fatto un altro strappo di 40 metri, prendendosi un calcio d'angolo importante, quindi mi è piaciuta l'intensità che ci ha messo oggi Barella. Ci aspettiamo, anzi è stato anche pericoloso con quei suoi cross tagliati sul secondo palo, che non abbiamo sfruttato bene, quindi ci aspettiamo che prosegua su questa strada, in questa direzione. Chiudendo sui singoli, oltre a sottolineare il clean sheet, non abbiamo subito gol, ed purtroppo è diventata quasi una notizia, ma è molto importante anche per ritrovare fiducia nel reparto difensivo nerazzurro. Skriniar tanta garra oggi in questa partita, tratti leggermente nervosino secondo me in alcuni momenti. Lautaro Martinez, Simo, che partita ha fatto? Io l'ho visto, oltre al discorso gol, negli ultimi, fino a che è stato in campo, sempre a fare da raccordo tra i reparti, ha corso tantissimo.
Sì, guarda, Lautaro è un giocatore di una generosità infinita. Continuo a pensare che l'unico suo difetto, come dicevamo in cronaca, sia questa tendenza che a volte ha a non essere cinico come dovrebbe. Lì in cronaca simpaticamente dicevo: "Su questo deve ispirarsi ad Icardi, solo su questo. Per il resto va già benissimo così". Perché poi ti dispiace che sbagli un gol al 42esimo veramente da 2 passi e il gol che fa 10 minuti prima è una perla che il 95% dei giocatori in Serie A ti spara in curva, soprattutto col piede debole. Io resto convinto che sia un giocatore fenomenale, con Lukaku non potrà che fare ancora meglio, però quest'anno deve essere l'anno dello step, perché è il quarto che è qui e il terzo che è titolare. Hai ancora Lukaku a disposizione, Lauti mi aspetto l'ulteriore step, poi puoi fare quel che vuoi su quel campo verde. Verissimo, verissimo. Molto bene, dai, alcune sostituzioni, Lukaku non ha giocato tutto l'incontro, accoglienza tiepida all'inizio da parte soprattutto della curva, poi è uscito nella standing ovation, per lui si è parlato di un leggero affaticamento, non dovrebbe essere nulla di grave, sicuramente anche con la partita importantissima contro la Lazio di venerdì, c'è stato anche un po' di cautela in più nel toglierlo dal campo sicuramente. Buone notizie anche nell'ingresso in campo dei subentranti, perché Dzeko l'ho visto molto bene, molto attivo e ha propiziato anche il gol di Correa, molto bene che Correa entrando dalla panchina segni, e il debutto a San Siro di Aslani, subito dicevamo con tanta personalità, elastico e tentativo di cross molto interessante. Tante notizie positive, io andrei in chiusura per questa clip, Simo, non so se tu avevi altro da aggiungere. Assolutamente no. Bene anche i cambi, quindi bene tutto, bene tutto. Bene tutto, stasera sì, stasera dai, non possiamo lamentarci, assolutamente. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, ovviamente, se ci avete seguito fino a qui, a parte poi arriveranno anche le pagelle con le valutazioni della community di Passione Inter. Per chi ci ascolta in podcast, vi lasciamo in descrizione anche un altro episodio da recuperare, mentre per chi ci segue da YouTube ve lo lasciamo qui, mi raccomando, cliccate subito.